benvenuti da Andrea Meneghini, da Fiere di Parma Cibus, da GDO News e da IRAI al terzo webinar di Cibus Lab, che parlerà di carni ed ha come titolo La rivincita delle proteine. Gli iscritti oggi sono moltissimi, centinaia, speriamo che tutti siano presenti all'ascolto e ricordo che questo webinar sarà disponibile online e tra qualche giorno verrà tradotto in inglese e a sua volta verranno inseriti i sottotitoli ed inviato ad una vasta platea internazionale del settore retail. Nel nostro ebook, che abbiamo appena pubblicato, sempre nell'ambito del progetto Cibus Lab, in apertura abbiamo accennato all'evoluzione del consumo della carne che si è avuta in Europa e nei paesi più industrializzati dagli anni 60 in avanti. In generale, banalmente, si potrebbe affermare che il consumo delle carni, sino a un certo punto della storia, è incrementato al crescere del potere di spesa del consumatore, sino a un punto però, dove nel pieno del benessere economico e del consumismo ci si è fermati. Ci si è iniziato a domandare quanto fosse salutare per l'uomo la carne e quanto fosse dannosa per l'ambiente la sua trasformazione. Insomma, sono stati movimenti di opinione a cui la stampa ha fatto eco, l'introduzione e lo sviluppo di modelli di consumo, di stili di vita ed anche purtroppo epidemie animali molto lontane dal nostro paese hanno fatto sì che ad un certo punto anche chi produce ha evoluto le sue strategie, le ha perfezionate, le ha migliorate, ma soprattutto ha aggiornato la comunicazione al consumatore finale, spiegando che qui certe cose non possono accadere e che c'è molta attenzione. Alcune critiche mosse da un certo pensiero erano forse opportune e l'industria italiana in particolare ha fatto passi da gigante. Il mondo delle carni è stato tra i primi, per esempio, ad applicare i cosiddetti controlli di filiera, che nella fattispecie partono dalla terra, o meglio, dall'alimentazione degli animali, per arrivare al punto vendita del cliente. Il controllo di filiera, ricordiamolo, arriva fino al distributore, non al consumatore. Ed il distributore, cioè il retailer, ha bisogno di un'industria così responsabile che con il forte supporto anche della comunicazione ha saputo tranquillizzare il consumatore finale. Come spesso capita, per non dire sempre, gli obiettivi dell'industria sono differenti da quelli del retailer. Il primo deve incrementare i suoi sell-out, il secondo deve incrementare il sell-out del punto vendita, cioè nell'insieme delle categorie, ma soprattutto deve migliorare il cosiddetto mix di margine, ovviamente insieme a quello della carne. Per fare ciò, il retailer è impegnato su più fronti: il consumatore finale ed il suo potere di acquisto, che soprattutto nel sud Italia è un tema focale, la concorrenza, che oggi è sempre più estesa e passa per modelli di business molto diversi, sino ad arrivare alla sua filiera, la sua filiera, che è quella che inizia laddove finisce quella dell'industria, cioè al CEDI, per arrivare al consumatore, passando per negozi quali possono essere di proprietà del retailer, oppure soci o affiliati, quindi un altro attore giuridico in campo prima dell'arrivo al consumatore finale. In mezzo a tutta complessità ci sono le strategie e le vendite che, periodo come quello attuale, dove capeggia l'emergenza sanitaria, avrebbe potuto assestare un colpo al settore molto duro, come spiegato prima, proprio perché è stato sotto attacco per molto tempo. Però così non è stato, non è avvenuto ciò, anzi, le carni sono una delle categorie che più sono cresciute in questo particolare anno. Insomma, per tale ragione si spiega il titolo di questo webinar, che è La rivincita delle proteine. E per raccontare le dinamiche delle vendite nel mondo del mass market retail abbiamo invitato ed introduco il primo ospite, molto gradito, che è Marco Limonta, dottor Marco Limonta, Business Insight Director di IRAI. Marco, benvenuto, ciao, a te la parola. Grazie, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. L'obiettivo da parte nostra è quella oggi di condividere con voi alcune informazioni sul mercato in generale del largo consumo confezionato e all'interno di questo contesto capire insieme a voi come si inseriscono le carni e qual è stata appunto la performance in questo periodo. Quindi il primo punto è quello di condividere con voi ciò che è successo in questo periodo.
Se analizziamo i dati della grande distribuzione, e quando consideriamo grande distribuzione consideriamo ipermercati, supermercati, negozi, piccoli negozi a self-service, gli specialisti della cura casa e della cura persona, i discounter, e considerando i prodotti di largo consumo, sia quelli confezionati a peso fisso e quelli invece sfusi, tutti insieme questi prodotti generano circa un fatturato di circa 90 miliardi di euro. Le performance di questi prodotti sono state in questi ultimi mesi, questo è un dato aggiornato a metà settembre, performance molto molto interessanti, tra le principali e tra le più importanti crescite che abbiamo visto in questi ultimi anni. Quindi a fronte di un 2019 che si è chiuso con una crescita del fatturato di 2,5 punti, i primi 9 mesi dell'anno fanno registrare una crescita più che doppia, un 5,7%. Tra le altre cose, il dato dell'ultimo mese, quelli di ottobre, delle prime settimane di novembre, ci dicono che questa crescita è continua a un ritmo ancora più sostenuto. Ma questo dato del 5,7% è figlio di una parte iniziale che dell'anno che noi abbiamo chiamato pre-Covid, quindi quel periodo che arriva fino all'ultima settimana di febbraio, con una crescita di 4,5 punti. Dopodiché, nel periodo che abbiamo chiamato Covid, quindi la fase centrale del lockdown di marzo-aprile, quella che si è conclusa alla prima settimana di maggio, la crescita invece è stata molto molto più importante, una crescita di 10,3 punti, con una crescita altissima, per esempio nel mese di marzo, con più di 16 punti di crescita complessiva dell'intero sistema. Ma anche nella parte successiva, quindi quella che noi chiamiamo fase 2 o fase 2-3, mettetela come meglio credete, questa crescita è comunque stata una crescita interessante, una crescita del più 3,4%. Ribadisco, mese di ottobre fa registrare un tasso di crescita ancora più importante. Abbiamo detto che questi sono prodotti di largo consumo, sia confezionato che non confezionato. Se consideriamo i prodotti invece confezionati, che chiamiamo a peso imposto, quindi confezionati calibrati, questo tasso di crescita è ancora più elevato. Vedete, quel 5,7% che abbiamo visto prima di crescita del fatturato nei primi 9 mesi dell'anno, se consideriamo i soli prodotti di largo consumo confezionato, è una crescita di 7,3 punti. Va da sé che quindi c'è un elemento in cui la crescita è stata ridotta, anzi, da un certo punto di vista è stata una crescita flat. Qual è quest'area, qual è questo reparto del punto vendita? È la parte dei banchi fresco, che andiamo a analizzare meglio. Se consideriamo quindi i prodotti a peso imposto, quindi prima di parlare dei prodotti appunto a peso variabile dei banchi, i prodotti confezionati fanno registrare, abbiamo visto complessivamente una crescita molto molto importante, soprattutto nel periodo del lockdown. Ma alcuni di questi reparti hanno avuto crescite molto molto più importanti, segnatamente i prodotti surgelati, i prodotti freschi e le carni calibrate. Quindi non stiamo parlando di tutto il comparto delle carni vendute nel punto vendita, di quelle solo confezionate e calibrate, quelle a peso imposto, ma queste carni hanno fatto registrare il tasso di crescita più importante che abbiamo registrato all'interno del largo consumo confezionato. Va da sé che parlare di prodotti freschi e di carne in particolare ha relativamente senso se consideriamo i soli prodotti a peso imposto. Dobbiamo considerare anche la grande parte dei prodotti che sono i prodotti a peso variabile. I banchi complessivamente fanno registrare nei primi mesi dell'anno un tasso non di crescita invece, ma tendenzialmente un tasso flat. Un tasso flat che è stato positivo nei primi 2 mesi e poi dal periodo del lockdown in avanti invece fanno registrare una negatività che ha elementi maggiormente accentuati nel momento in cui si è parlato di fase 2 e fase 3. Ma questo è un dato medio.
spiega relativamente poco di ciò che è successo ai singoli reparti all'interno del mondo dei banchi, perché ci sono stati dei reparti, delle macro categorie che hanno sofferto tantissimo, segnatamente il mondo della panetteria e il mondo della gastronomia, mercato della gastronomia che è stato tra i reparti trendsetter negli anni passati e che invece ha subito un fortissimo rallentamento in questo periodo, anche dopo il periodo del lockdown. Mentre ci sono mercati che invece erano in sofferenza e continuano a essere in sofferenza, vedasi i salumi, mercati invece che erano in crescita, sono stati in crescita e continuano a crescere: i formaggi e alla fine le carni. Formaggi e carni sono stati i due reparti che all'interno di un contesto, come abbiamo detto, dei banchi complessivamente flat, sono stati i reparti che hanno trainato la crescita. Quindi, se consideriamo carni a peso variabile e carni a peso imposto, come vedremo poi meglio, le carni hanno rappresentato uno dei reparti più importanti e di più grande crescita in quest'ultimo periodo. Se noi facessimo un esercizio e considerassimo non solo la crescita dei volumi complessivamente venduti nella grande distribuzione, ma facessimo un calcolo di quanti chili, di quante tonnellate di carboidrati, di proteine i singoli shopper hanno acquistato in più, e quindi trasformassimo gli acquisti alimentari in acquisti di carboidrati, di proteine e di grassi, come vedete, e quindi il titolo è ben rappresentato da questi numeri, le proteine assieme ai carboidrati hanno fatto registrare tassi di crescita molto importanti. Soprattutto il mondo delle proteine, quindi le proteine sia all'interno dei tipici alimenti da secondo, ma anche all'interno dei prodotti utilizzati per i primi piatti, complessivamente il tasso di crescita dei volumi in termini di proteine è stata una crescita molto importante nel periodo, diciamo, del lockdown marzo-aprile, ma anche successivamente i tassi di crescita sono importanti, anzi sono il doppio della crescita che abbiamo registrato se consideriamo gli alimenti in termini di carboidrati e di proteine. Focalizziamoci ora sulle carni, o meglio, innanzitutto sulle carni bianche, quelle di pollo tacchino. Abbiamo visto che c'è stata appunto una forte crescita. La crescita che abbiamo registrato è stata una crescita importante sia per quanto riguarda le carni naturali, sia per quanto riguarda le carni preparate. Anche questo è interessante verificare questa crescita, perché soprattutto le parti e il segmento delle carni naturali era il segmento che meno cresceva negli anni passati, mentre le carni preparate e elaborate erano effettivamente un segmento fortemente dinamico. Il fatto nuovo di quest'ultimo periodo, di questi mesi, è che c'è stata una crescita sia ancora delle carni elaborate, ma anche delle carni naturali. Come potete vedere, le carni preparate hanno ormai raggiunto la quasi totalità del loro peso come carni elaborate calibrate. E questo a conferma del fatto che all'interno del mercato delle carni, le carni bianche sono stato il mercato più dinamico e più innovativo che prima di tutti gli altri ha utilizzato le tecniche di calibratura per proporre prodotti ad un peso fisso e a un prezzo tendenzialmente fisso. Abbiamo parlato di carni bianche, parliamo di carni rosse e carni rosa, parliamo di carni di maiale e carni invece di bovino. Anche queste carni sono cresciute molto bene nella parte naturale e sono cresciute molto bene anche nella parte dei prodotti elaborati. In questo caso, come vedete, c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la calibratura dei prodotti,
anche le carni lavorate, che più delle altre hanno una parte importante di prodotti che sono a peso fisso e calibrati e stanno crescendo molto molto bene, però come vedete dal tasso di crescita è un tasso di crescita importante, ma all'interno di una quota di mercato che è ancora relativamente ridotta rispetto a quello che abbiamo visto delle carni bianche. Questa è, diciamo, la fotografia del mercato in questo periodo. Forse vale la pena concentrarci sugli andamenti di carni bianche e di carni rosse e di carne rosa, sia all'interno del dato medio che abbiamo visto prima, sia scomponendo questa crescita nella fase iniziale, nella fase del lockdown e, diciamo, nella fase successiva. Come vedete, se consideriamo le carni bianche, ma poi consideriamo anche le carni rosse e rosa, la crescita c'è stata in entrambe le componenti, sia la parte naturale che la parte elaborata, sia nella parte del lockdown, ma successivamente anche quando il lockdown è terminato e quindi quando il consumatore è stato più libero anche di recarsi nei punti vendita di fiducia e diciamo è stato libero maggiormente di fare acquisti, comunque ha continuato a privilegiare sia le carni naturali sia le carni lavorate. E questo è un ulteriore elemento che ci spiega come mai alla fine le carni rappresentano non solo uno dei mercati più importanti del largo consumo in generale, ma uno dei mercati più performanti. E grazie, con Marco. questo ho terminato il mio intervento. Grazie a tutti. Grazie Marco, grazie davvero. Davvero molto interessante. Secondo me ci sono moltissimi spunti su cui cominciare il nostro confronto, e un confronto che vede protagonisti retailers e industria di produzione. Partiamo dal retail. Abbiamo pensato di invitare Magazzini Gabrielli perché è un'azienda che si occupa prevalentemente fare retail con dei negozi diretti, con una rete di proprietà, con una vastità di format che arriva anche ai mini iper. Noi abbiamo invitato all'occorrenza il responsabile delle carni, Emanuele Mancini, a cui do il benvenuto. Ciao Emanuele. Grazie, buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Bene, Emanuele, ascolta. Intanto anticipo subito, parto in quarta, perché siamo un'azienda che ovviamente abbiamo dei negozi diretti, anche parecchi, però la rete dell'affiliazione del franchising è molto importante, anzi io la citerei perché comunque, anzi forse è la parte aziendale che sta attraversando il maggior momento di sviluppo, quindi siamo un'azienda un po' promiscua, quindi abbiamo sia negozi diretti che affiliati. Sì, l'affiliazione storica vostra, e per l'altro si allontana tantissimo fino al Lazio, insomma, quindi avete una distribuzione molto profonda. Magazzini Gabrielli, peraltro, che è protagonista in questo periodo di un processo di evoluzione importante, con una nuova piattaforma Freschi che dà nuova organizzazione a un'azienda già organizzata di suo. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide indicativamente la carne nel fatturato aziendale? Parlare di percentuali così è un dato abbastanza freddo, va analizzato, va contestualizzato, perché comunque l'incidenza di un reparto è da vedere in funzione proprio anche della mission aziendale. Quindi noi siamo un'azienda molto vocata al freschissimo. Quindi in una nostra struttura, magari il nostro format OASE, che sono degli ipermercati o mini ipermercati, abbiamo un'incidenza che varia dal 10 al 12%, che è un dato secondo me abbastanza buono. Poi per spostarci sui supermercati, dove la forbice si allarga in funzione anche della territorialità, notiamo che in strutture diciamo più dell'entroterra la percentuale di incidenza della carne si alza, e lì viaggiamo dai 11-12 punti fino ai 15. Questa è una forbice di dato, poi posso parlare di mix, posso andare magari... No, mi interessava, Emanuele, ti ringrazio del dato, mi interessava mettere il focus su un aspetto
questa domanda, che è il seguente, e lo spiego anche a chi ci sta ascoltando. La carne è uno dei principali driver di scelta del punto vendita. Il fatturato della carne in GDO è intorno ai 6 miliardi di euro, molto spostato ovviamente verso la carne cosiddetta peso variabile, e la domanda che io facevo adesso a Emanuele era proprio rivolta a far comprendere a tutta la platea quanto davvero strategica è questa categoria e soprattutto quanto era problematico il calo dei fatturati all'interno di essa. Emanuele, una seconda domanda: quanto è importante l'innovazione nella categoria? L'innovazione della categoria è ovvio che è importante, è fondamentale, però mi permetto di fare una citazione. Io solitamente non ne faccio, però questa mi ha colpito parecchio. Uno scrittore statunitense diceva che un difetto del carattere umano è che tutti vogliono costruire e nessuno vuole fare manutenzione. Quindi l'innovazione ok, però senza dimenticare che il focus è sul cliente, è il cliente. Quindi l'innovazione secondo me va fatta manutenzionando ciò che già c'è. Significa che se i servizi al cliente, che comunque oggi secondo me, ma non parlo per Magazzini Gabrielli, parlo, a questo punto mi svesto e parlo da consumatore, a volte sono carenti o comunque stentano, diciamo, a farsi notare. Va bene fare innovazione, però non focalizzata sul prodotto, perché quando si parla di innovazione forse è un errore che si fa, che facciamo. Innoviamo, quindi parliamo di linee prodotto, parliamo di prodotto, parliamo quasi a volerci sostituire all'industria, che ci sta, perché noi il nostro mestiere è a 360 gradi, quindi dobbiamo lavorare su tutti i fronti. Però il discorso di innovazione, e lì do uno spunto, può essere fatto anche magari su un fattore strategico che può essere una sinergia tra distribuzione, industria, tra anche delle parti, diciamo, dello Stato. Quindi, per spiegarmi meglio, per me è fondamentale che una categoria bistrattata come quella della carne inizi a fare un po' sistema. Fare sistema significa comunque riuscire a vendersi, riuscire a raccontare una storia, che c'è dietro un prodotto, che c'è dietro un banco, che c'è dietro un operatore che è pronto a servire un cliente. Quindi raccontando i sacrifici e la passione che c'è partendo da un allevatore, passando per un distributore, un trasformatore, tutti gli attori della filiera. E secondo me lì abbiamo delle carenze abbastanza grandi e altri comparti, altre merceologie viaggiano su binari molto più veloci. Noi lì secondo me sentiamo. Quindi innovazione è fondamentale, lo diceva anche Darwin, è fondamentale innovarsi. Però comunque lo spunto quasi a fare l'avvocato del diavolo è quello di dire ok, però abbiamo qualcosa già di ottimo dentro casa, cerchiamo di farlo vedere meglio. Quindi secondo me è importante se diciamo fatta in funzione del cliente. Emanuele, ascolta, il mondo retail si sta evolvendo rapidamente negli ultimi anni, ci sono stati aggiornamenti importanti nel panorama dell'offerta generale, faccio riferimento anche alla rinnovata aggressività del format discount che cresce e soprattutto cresce grazie anche ai freschi, quindi grazie anche alle carni, insomma. Nell'ambito di un assetto rinnovato del mass market retail italiano e quindi di un incremento degli elementi di concorrenza nel suo interno, quale può essere il vostro segreto, un vostro valore aggiunto che esprimete oggi per rispondere a questi cambiamenti? Vabbè, noi diciamo che innanzitutto grazie della domanda, perché parlare di segreti in diretta davanti a una platea abbastanza ampia non me l'aspettavo, quindi vabbè, me la modifico la domanda. Diciamo che non è che è un segreto, parliamo di leve. Secondo me le leve sono innanzitutto essere distintivi, quindi noi cerchiamo di darci giornalmente delle definizioni, degli obiettivi e delle mission. Secondo me uno dei valori che credo di dirlo in maniera abbastanza serena, che
che comunque cerchiamo di perseguire giornalmente è quello di creare cioè più che creare, ridurre al minimo le distanze con il cliente, quindi con le vendite. Io personalmente nel lavoro che faccio sono molto propenso e attivo sul lato vendita, perché comunque le vendite sono il cuore. Una centralità delle vendite secondo me è uno dei valori e degli strumenti fondamentali che comunque creano successo. Noi per esempio in azienda abbiamo, ascoltando la presentazione del dottor Limonta, che ovviamente diciamo, causa Covid, la crescita più grande c'è stata sul mondo del confezionato. Confezionato perché comunque il contatto col cliente in una fase come questa che stiamo vivendo è ridotto al minimo. Quindi è vero, lo riscontriamo anche noi, però un punto di forza nostro è che in tutti i nostri negozi abbiamo dei banchi assistiti, quindi abbiamo una vendita promiscua, sia banchi assistiti che banchi self, e sul banco assistito con addetti formati dove spendiamo anche, diciamo, parecchie risorse per mantenere e per sviluppare certe formazioni, per noi sono il punto principale. Quindi per me il focus e lo strumento che dà il maggior valore è quello della vicinanza alle vendite. Vicinanza alle vendite significa vicinanza fondamentalmente al cliente, quindi l'ultimo metro, che è quello del contatto con la signora Maria, è fondamentale, quindi noi dobbiamo lavorare in funzione di quello. Quindi il cuore è spostato verso il negozio. Per esempio noi in azienda abbiamo penso ormai forse 20 anni, una linea di preparati fatti da noi in negozio negli orari di vendita dagli addetti dei nostri reparti. Abbiamo una linea di preparati da intorno ai 100-120 referenze che produciamo giornalmente per comunque comunicare e dare freschezza, dare idee al cliente e soddisfare i propri bisogni. Per me la risposta al, chiamiamolo segreto, però più leva, è quella di non abbandonare il contatto che deve essere col cliente il più diretto possibile. Poi è vero che le etichette oggi parlano, il marketing ha fatto passi avanti enormi, quindi anche sul lato, diciamo, self, al libero servizio, ci sono delle novità e delle realtà che comunque invogliano la vendita e spiegano il prodotto. Però io personalmente, ma non personalmente in quanto ma come azienda, noi puntiamo e svilupperemo anche in futuro banche assistite importanti. Perfetto, grazie Emanuele, ti ringrazio della partecipazione. Adesso vorrei ascoltare la testimonianza di una parte che sta dall'altra parte del tavolo, quindi dell'industria. Abbiamo invitato al direttore commerciale di Nalca, Samuel Cecchi, a cui do il benvenuto. Benvenuto, dottor Cecchi. Buon pomeriggio, grazie dell'invito, buon pomeriggio a lei, dottor Meneghini, buon pomeriggio a tutti i partecipanti. Senta, cosa ne pensa dell'intervento del dottor Mancini di Magazzini Gabrielli? Mi è piaciuto molto quando il dottor Mancini dice di vedere questo settore della carne un po' trattato male, quasi con delle carenze culturali. Sono pienamente d'accordo che sia un settore sul quale c'è molto da fare, c'è molto da poter lavorare insieme a braccetto con i player della CDO. A tal motivo noi stiamo anche investendo molto su quella che è la zootecnia italiana, cercando di ripristinare quelli che erano un po' i valori, le mandrie di un tempo. Bene. Samuel, senta, che cosa significa per Inalca la sostenibilità ambientale e l'attenzione alla salute? Allora, sostenibilità ambientale significa produrre il 100% dell'energia, di cui un 50% da fonti rinnovabili. Questo è il primo dato che vi do per l'importanza che ha al nostro interno. Credo che questa crisi dovuta al Covid-19 ha fatto emergere un elemento oggettivo. Il ruolo essenziale è quello che diceva prima anche il dottor Limonta,
del ruolo delle carni, del consumo delle carni. Il consumatore anche molto più attento in questo periodo, attento alla sostenibilità. Il 40% degli intervistati ha dimostrato maggiore interesse a ciò che consuma e a come viene consumato e come viene prodotto. Questo diciamo la parte espressamente più importante. Noi, per quanto riguarda il nostro lavoro, è quello di dare sempre maggiore salto a quello che è la filiera integrata, dove abbiamo un controllo diretto, circolare e reale. E grazie a tutto questo riusciamo a controllare e a misurare gli impatti, i cicli produttivi e creare efficienze economiche di scala su tutto il ciclo. Inalca, dottor Cecchi, è una grande azienda, peraltro presente in diversi continenti del mondo. Ecco, dentro un'azienda così importante, così grande e così importante e anche così attiva in diversi settori, non solo nel mass market retail italiano, la GDO italiana che ruolo ha nelle vostre strategie? La GDO in Italia ha un ruolo fondamentale all'interno della nostra azienda. Rappresenta un fatturato importante e fa anche da volano per quello che è la macellazione e poi l'indotto per tutto ciò che ne consegue l'industria. Noi a tal proposito abbiamo sposato dei progetti con catene della GDO per il rilancio della zootecnia italiana, la linea Vacca Vitelli, ripristinare quello che era un po' la tradizione italiana sulla produzione, sull'allevamento e sulla macellazione dei capi. Abbiamo fatto forti investimenti su bonifiche ferraresi, su centri di raccolta della Sardegna, della Sicilia, proprio per ricreare questo circolo. Ovviamente grazie anche al contributo di associazioni come Coldiretti, categorie ed altre categorie più parcellizzate, e garantire comunque una continuità di fornitura, modellare velocemente la produzione a fronte di questi repentini cambiamenti che comunque il mercato in questo momento, anche molto particolare, ci sta offrendo. Senta, dottor Cecchi, prima accennando col dottor Mancini all'ambito della categoria carne in grande distribuzione, spiegavo che siamo in un momento di innovazione da qualche anno e di aggiornata concorrenza, dove la pressione promozionale gioca un ruolo importante. Ecco, io parlavo in generale, ma nel mondo delle carni, che ruolo ha la pressione promozionale? Visto dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'industria. Certo, la pressione promozionale ha sempre avuto un ruolo fondamentale e decisivo per determinare le vendite. Diciamo che adesso è un momento molto particolare perché questo coronavirus ha un po' scardinato le regole del gioco, lasciando sul territorio, lasciando tagli nobili che tradizionalmente erano destinati all'oreca, che adesso invece ci troviamo a dover utilizzare necessariamente nei punti vendita. Quindi ovviamente il mix dei prezzi si sta rivoluzionando tutto quanto. È difficile fare previsioni anche alla luce dei decreti, di tutto ciò che dovrà ancora succedere. È un mercato difficile, sicuramente un mercato anche del vivo in forte difficoltà, perché abbiamo visto quanto sia importante il mondo dell'oreca all'interno anche di alcune merceologie, tipo il vitello di latte, che in questo momento non trova una collocazione ben definita, che ahimè sta perdendo veramente di valore, creando non pochi problemi agli allevatori e produttori. Questo ovviamente crea danno, crea povertà un po' su tutto il settore, voglio dire. Anche col bovino i realizzi non sono equiparati a quelli che sono i costi. Siamo abituati a soffrire perché comunque chi produce non riesce mai, quasi mai a marginare quello che vorrebbe. Noi che siamo un po' nel mezzo fra i macellatori, la produzione, la vendita, produciamo, quindi risulta veramente a volte difficoltoso. Sicuramente credo in una cosa, che l'andare a braccetto, condividere necessariamente strategie insieme alla GDO comporta sicuramente dei risultati straordinari in termini anche di risorse economiche, di vantaggi in genere. Insomma. Perfetto.
Dottor Cecchi, grazie davvero per la sua partecipazione al nostro webinar e la ringrazio. Grazie a voi. Bene, allora siamo arrivati al primo giro di boa, abbiamo ascoltato un retailer, abbiamo ascoltato un'industria importante, abbiamo già messo a fuoco qualche tema, il tema del retail è soprattutto rivolto all'attenzione che viene prestata, lo spiegava il dottor Mancini, agli aggiornamenti dei banchi, all'attenzione alle esigenze del consumatore, a questa forte volontà di ascoltarlo attraverso i punti vendita per arrivare poi all'assortimento. Invece il dottor Cecchi ci ha proprio chiarito un aspetto molto importante delle carni in questo periodo, che è quello della criticità dell'out of home, quindi di una mancanza di fatturato rilevante che porta tutto l'asse verso la grande distribuzione. Adesso invito a parlare un altro ospite graditissimo, è Simone Valli, responsabile acquisti carni del gruppo Coal. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, intanto mi fa molto piacere invitare la Coal. La Coal è un'azienda in forte evoluzione in questo periodo, tutti i sensi, quindi secondo me un'azienda che porterà grande novità al mercato e infatti so che anche te Simone sei coinvolto in questo processo di forte trasformazione in questo periodo. Ricordo che Coal è un'azienda che, come Magazzini Gabrielli, me lo ricordava Mancini, fa tanta affiliazione, ma a differenza di Magazzini Gabrielli fa molta affiliazione, anzi la fa con i soci, che è una cooperativa. Sì, è un'associazione più che un'affiliazione. È un'associazione, esattamente. Quindi, quando si costruisce l'assortimento e si fa quindi anche la strategia per le vendite al consumatore, quanto è importante la presenza dei soci e quali limiti ha averci dei soci che partecipano a questo processo? Ma guardi, posso dire che ha gli stessi vantaggi di altre realtà e di altre insegne. Questo perché? Perché soprattutto la realtà di Coal è costituita da soci imprenditori molto, molto legati ai valori della cooperativa e si riconoscono fortemente nell'insegna, quindi limiti non ce ne sono, anzi ho constatato che grazie alla loro esperienza, alla loro expertise, le strategie vengono continuamente arricchite grazie ai loro continui aggiornamenti, insomma, e questo ci permette di andare in profondità, andare un po' a intercettare ancora di più il contatto e le esigenze con i nostri clienti. È chiaro che loro come imprenditori hanno proprio l'interesse di andare a raccogliere e intercettare le esigenze dei consumatori, quindi la strategia aziendale unita con la loro expertise non può che farci raggiungere dei livelli importanti. Ascoltando l'intervento del dottor Limonta di AIRAI, qualora non fosse chiaro, lo dico all'ampia platea che ci sta ascoltando, il mondo delle carni si divide in due sostanzialmente in grande distribuzione. Il ruolo che ha il peso cosiddetto peso variabile, quindi il prodotto venduto a banco, e il ruolo che ha il peso imposto, ovvero il prodotto industriale che viene consegnato direttamente dall'industria, spesso direttamente al punto di vendita o in cross-docking. Domanda: considerata il profilo di associazione di Coal, che è uno stereotipo, perché come Coal di cooperative la GDO è piena, ecco il motivo per cui Coal è uno stereotipo importante in questa sessione. Che ruolo ha il peso industriale, cioè il prodotto industriale, quindi il peso imposto nei vostri assortimenti? Ma posso dire che non ha un peso molto importante, eccezione fatta di dell'assortimento delle terze e quarte lavorazioni dell'industria pressoché avicola fondamentalmente. Per tutto il resto, nonostante comunque l'industria comunque continui a progettare, a studiare nuove referenze che vanno sempre più incontro alle esigenze dei consumatori, quello perlomeno che riscontriamo noi nelle nostre realtà è che tante referenze comunque ci rifacciamo in casa, insomma, quindi ritorno un po' alla prima domanda. Il nostro socio, anche se il CEDI mette a disposizione determinate referenze, i nostri soci imprenditori specialisti spesso preferiscono farseli in casa perché comunque riescono a curare meglio il prodotto, comunque mettono un po' a punto tutte quelle
peculiarità della propria area dove operano, e quindi riescono a soddisfare la signora Maria, e credo che anche la signora Maria si senta più sicura e più soddisfatta nell'essere servita in questo modo, insomma. Quindi, per rispondere in maniera definitiva alla sua domanda, da noi non pesa molto il prodotto a peso imposto, insomma, scusi il gioco di parole. Ho accennato nel dialogo con il dottor Mancini di Magazzini Gabrielli alla presenza di che oggi siamo come dire, coinvolti in un ambito di mercato, quello del mass market retail italiano, diverso da quello che dominava qualche anno fa. In particolare si nota in maniera lampante l'avanzata dei discount e soprattutto i freschi e nelle carni. Come può rispondere quello che chiamiamo il mass marketer tradizionale all'avanzata dei discount nella categoria carne? Ma credo che le risposte siano proprio nel fattore umano. Mi spiego meglio, nel senso, noi dobbiamo sempre di più servire il nostro cliente, aumentare, elevare il servizio che proponiamo quotidianamente e aumentare la relazione sempre con la signora Maria. Questo è di fondamentale importanza. E poi fare del reparto carne un'area dove i preparati, le lavorazioni siano il punto forte, insomma. È sempre collegato, no? Ogni domanda è sempre collegata l'uno con l'altro, perché il filo conduttore è sempre lo stesso, perlomeno questo nelle realtà come le nostre. E credo anche qui la capacità di intercettare tutti i punti di forza del proprio territorio. È chiaro che quando operi nel tuo territorio riesci a intercettarle prima, e questo deve essere assolutamente un vantaggio per i nostri punti vendita, per i nostri soci verso il consumatore, e quindi contrastare l'avanzata, magari un discount che ha, diciamo, una distanza un po' maggiore rispetto a quello che può essere la nostra realtà. Ma noi non dobbiamo diciamo, essere troppo sereni per queste differenze che ci sono, perché dobbiamo invece cavalcarle. È interessante, giusto. Abbiamo ascoltato il dottor Limonta che citava i dati di questo anno molto particolare, dove le vendite della categoria carne sono state tra le più rilevanti nell'ambito del vasto panorama merceologico. Nella vostra azienda quali sono stati i risultati? Sono stati importanti gli incrementi delle carni anche da voi, dal vostro osservatorio? Se sì, in quali segmenti soprattutto? Sì, anche noi abbiamo, purtroppo dico, perché per l'emergenza sanitaria ha goduto anche dell'esplosione di fatturato, e il reparto carni è uno di quei reparti, se non il reparto, che ha fatto registrare degli incrementi notevoli, e all'interno del reparto le carni rosse hanno registrato delle performance importanti, e soprattutto sul prodotto a peso variabile, quindi quello è il prodotto servito a banco, comunque preparato da noi. Parliamo di performance che superano i 20 punti, quindi delle performance notevoli. Perfetto. Simone, grazie mille per la Grazie a voi. partecipazione. Grazie mille. Benissimo, andiamo avanti col nostro racconto. Abbiamo parlato molto di Italia, di grande distribuzione italiana, di relazioni tra industria e grande distribuzione italiana, ed è un po' la ragione per cui questo webinar è esclusivamente italiana e coinvolge soltanto protagonisti dell'Italia e non stranieri come nei due precedenti. Però, insomma, anche le carni sono coinvolte probabilmente in tempi più recenti, nella sua generalità, magari per Inalca vale un altro discorso, ma in generale le carni in tempi più recenti, anche le carni, dicevo, sono coinvolte in un processo di esportazione. Una delle aziende che si sta cimentando in questa attività è McCarney, e a tal proposito abbiamo invitato il suo export manager Nicola Berti, a cui do il benvenuto. Ciao Nicola. Buon pomeriggio, dottor Meneghini, buon pomeriggio a tutti gli ospiti e welcome to everybody watching us from all over the world. Grazie Nicola. Allora, stavo dicendo prima, McCarney punta anche ai mercati esteri. Con quale strategia?
La nostra è un'azienda in forte evoluzione che si è affermata nel corso degli ultimi anni nel canale moderno in Italia, fondamentalmente basando il proprio successo su due issues strategiche che sono, da una parte, la selezione della materia prima di elevata qualità conferita dalla razza piemontese e dall'altro lato il forte contenuto di valore aggiunto sia in termini di componente aggiuntiva di servizio sia in termini proprio di componente aggiuntiva di prodotto. Queste sono state le chiavi della nostra affermazione che, diciamo, mutatis mutandis, con gli accorgimenti che vanno apportati quando si approccia un mercato straniero, sono quelli che, diciamo, seguiamo per affermarci con buona soddisfazione in alcuni canali della grande distribuzione organizzata in Europa. In particolare stiamo riscontrando un discreto successo con un operatore mitteleuropeo dell'area teutonica che è Kaufland, fa parte del gruppo Schwarz, diciamo sono sostanzialmente i cugini di Lidl, con i quali abbiamo approcciato una collaborazione nel corso del 2019 che ci sta dando discreta soddisfazione e che puntiamo ad implementare nel corso di questo anno, chiaramente con le difficoltà di cui avete già ampiamente dissertato prima in termini di gestione della domanda, del tipo di consumo, del potere di acquisto per un prodotto, o meglio per una linea di prodotti come la nostra che ha un posizionamento premium di elevata qualità e che quindi, diciamo, impone delle scelte della politica di pricing di un certo livello sostanzialmente. Quindi questo è, diciamo, il driver che fino ad oggi ci ha portato al punto a cui siamo arrivati. Quando si parla di export, noi siamo abituati, noi esterni al mondo delle carni, a considerare come alcuni cavalli di battaglia di cui il Made in Italy si può forgiare, la pasta, i rossi, l'olio extravergine, eccetera. Esiste nel mondo delle carni un concetto di Made in Italy, anch'esso di tipo referenziale, anche in questo tipo di mercato? Ma diciamo che nelle categorie merceologiche che ha citato lei, penso alla pasta, all'olio soprattutto, il brand Made in Italy quasi ontologicamente, intrinsecamente rappresentato all'interno del prodotto stesso, cioè quel prodotto significa Italia. Nel mondo della carne non c'è una tale forza del brand Made in Italy. Diciamo che riscontriamo nel mercato un importante legame rispetto ad un aspetto di territorialità. Nel nostro caso la razza piemontese, il territorio piemontese viene già riconosciuto e apprezzato all'estero come carne di alta qualità, però questo di per sé non è sufficiente a consentirci di ottenere un fattore critico di successo, non è sufficiente questo. E per integrare questo e per avere successo, secondo la nostra esperienza, è necessario apportare un altro tipo di italianità che è data sostanzialmente dal nostro saper fare, quello che i nostri cugini transalpini dicono savoir-faire, nel senso di riuscire a combinare materie prime di elevata qualità, quindi creare una, per così dire, ricetta che abbia un elevato valore aggiunto e dall'altro lato la capacità di mescolare queste materie prime portando ad avere un processo di lavorazione industriale che sia efficace e che permetta di ottenere un valore aggiunto di altissimo livello. Dunque, per rispondere alla sua domanda, il brand Made in Italy esiste, diciamo, è più tenue, ma integrato con la capacità, come dicevo prima, di saper fare, porta ad avere un certo grado di riconoscimento anche da parte dei consumatori. All'estero devo dire che nel corso degli anni la razza piemontese si sta affermando come carne di posizionamento alto, dunque da questo punto di vista ci gioca a favore anche il fatto di avere una carne, per i consumatori più attenti l'aspetto, diciamo, della salubrità, che abbia un bassissimo contenuto di grassi, saturi e di colesterolo, e questa sensibilità viene riscontrata non solo dal consumatore italiano, che come abbiamo già detto anche prima è molto ben educato da questo punto di vista, ma anche da parte di altri consumatori europei. Ho fatto questa domanda prima a un protagonista del mass market retail e adesso la rivolgo a lei come protagonista del mondo industria. È importante l'innovazione nella categoria? Io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva il dottor Mancini prima a proposito anche dell'approccio, diciamo, di manutenzione di ciò che già è buono, di ciò che già abbiamo. E devo dire che ho notato come il mondo della carne abbia tradizionalmente
una maggiore, non totale, ma una maggiore difficoltà nello sganciarsi dalla tradizione, dalla propria tradizione, dalle proprie radici. Basti pensare alla nomenclatura dei tagli anatomici che variano da regione a regione, quindi questa componente è molto presente. Però, come diceva giustamente il dottor Mancini prima, è chiaro che tutto il ragionamento commerciale deve porre al centro il consumatore, e i comportamenti del consumatore nel corso degli anni si sono evoluti ed hanno in qualche modo conseguentemente indotto anche l'industria a realizzare dei prodotti sempre più vicini a queste nuove esigenze dettate da un nuovo stile di vita del consumatore. Noi abbiamo fatto nostro, per così dire, questo processo, partendo prima dal realizzare prodotti buoni e di qualità, quindi da un punto di vista anche banalmente del gusto, da un punto di vista palatale. A questa componente nel corso degli anni, sempre per andare incontro alle esigenze del consumatore, abbiamo notato come fosse importante concentrarci sulla salubrità, e qui appunto, come accennavo poc'anzi, ci siamo concentrati anche sull'utilizzo della materia prima piemontese, che da un punto di vista di apporto di valore nutrizionale è assolutamente di altissimo livello. Il passaggio successivo è stato quello del concetto, ovviamente parlo del periodo pre-pandemico, del cosiddetto time saving, cioè del risparmio di tempo. Quindi un prodotto che fosse ready to eat, che fosse pronto da consumare, che permettesse ad un consumatore che immaginiamo trafelato nella propria quotidianità di poter degustare un piatto di alto livello. Dunque questi sono stati i passaggi che noi abbiamo fatto nostri con la nostra linea in skin di razza piemontese, che ha queste specifiche caratteristiche e che adesso ci permette di sviluppare ulteriormente un discorso legato ad un ulteriore valore aggiunto, che è quello del prodotto cotto, quindi un ulteriore componente di servizio aggiuntivo che consideri le esigenze appunto rinnovate del consumatore. Bene, molti punti sono stati veramente trattati. Botta e risposta, Nicola. Quali sono i tratti distintivi della vostra offerta in Italia e all'estero? Botta e risposta. Io ho già anticipato, quindi non mi dilungo sui principi, Esatto. andando molto nel concreto. La nostra linea di razza piemontese ci sta dando grandissima soddisfazione, in particolare la battuta di Fassone Formento, che è il nostro top seller, che ha consentito a noi di ottenere grandissime soddisfazioni dal mercato, seguendo i dati AIRAI anno terminante 2020, ci hanno conferito una quota a volume del 23% e una quota a valore del 26%, più che proporzionale grazie al premium price positioning, e questo ci ha consentito, pur avendo un prodotto di nicchia, diciamo così, legato alla razza piemontese, di affermarci come leader nel segmento delle lavorazioni battute tartar, e questo ci ha fatto percepire come il nostro prodotto sia stato estremamente gradito e accettato dal cliente, che è ovviamente il destinatario finale della nostra offerta commerciale. Quindi questo ci consentirà di sviluppare ulteriormente i nostri ragionamenti di prodotto con il nostro dipartimento di Research and Development, di ricerca e sviluppo, per sviluppare appunto ulteriori prodotti con queste caratteristiche. Quindi la battuta ci ha sicuramente dato una grandissima soddisfazione e conferma del lavoro che abbiamo svolto. Bene, abbiamo ascoltato il dottor Nicola Berti, export manager di McCartney, che salutiamo e ringraziamo. Grazie Nicola. Grazie a voi, grazie a voi. Proseguiamo la nostra avventura nel mondo delle carni, questa volta con un retailer. Il terzo invitato è William Paroli del gruppo Realco, a cui do il benvenuto. Ciao William. William? Mi senti? Ora mi senti? Eccoti, ci siamo. Buon pomeriggio Benvenuto. a tutti gli interlocutori. Buon pomeriggio a tutti. Bene, allora, William, tanto mi fa piacere averti. Devo dire che l'anomalia, se così vogliamo dire, di Realco è data un po' da quelli che sono i suoi skills che ha costruito soprattutto negli ultimi anni, quindi dedicati molto alla multicanalità. Mi spiego meglio, poi tu ce la racconterai ancora di più, ed è uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato a questo webinar. La Realco è un'azienda che, incontrando in Emilia-Romagna aggiornamento dell'offerta, non soltanto come protagonisti del trade moderno, che c'è stata, c'è stata anche una forte evoluzione, come è capitato un po' in tutta Italia, dell'offerta discount. Insomma, ci si è trovati un po' tra l'incudine e il martello. La Realco, che è un'azienda storica, ha festeggiato i 60 anni da poco tempo, quindi ha fatto davvero la storia del mondo della distribuzione, si è trovata a dover aggiornare la propria formula, grazie al fatto che la sua storia portatrice diversi formati distributivi, oggi è protagonista
con due offerte lontanissime tra di loro, quella del discount, appunto, e quella trade, normal trade, che è quella dei supermercati. Quindi tu, William, sei portatore di due culture in una e tutti i giorni lavori per queste due culture. La domanda è, tu vedi due tipi di consumatori. Quali sono le differenze tra i consumatori di questi canali, a cui aggiungo anche il terzo canale, l'Economy, Insegna Economy, che è un misto tra discount e supermercato? Che differenze ci sono tra i tre consumatori? Diciamo che la differenza dei consumatori è presto detta. Nel canale trade noi, allora, intanto diciamo la cosa comune a tutti e tre i canali, che noi abbiamo scelto l'aspetto qualitativo, proprio per cercare di far fronte ai competitor che sono sulla piazza. Però abbiamo definito alcune cose molto importanti. Nel canale trade abbiamo un prodotto di alta qualità, partendo dal bovino. 2 anni fa abbiamo scelto di avere solo ed esclusivamente la scottona di filiera per 360 giorni all'anno. Quindi noi facciamo il piano promozionale solo ed esclusivamente con la scottona. E nel canale trade abbiamo il banco tradizionale, vabbè, e poi i preparati e tutto il resto. Nel canale discount abbiamo un ampio assortimento di prodotto, quindi il consumatore può attingere a un assortimento completo, e soprattutto abbiamo dato spazio al peso imposto, quello che parlava prima il Mancini. Abbiamo dato molto spazio e quasi nella nostra realtà si avvicina quasi al 50% del prodotto esposto nel canale discount a peso imposto. Questa è un'evoluzione che l'abbiamo fatta negli ultimi 2 anni. Il canale Economy, mentre il canale Economy è un, diciamo, come dicevi tu prima, è un misto fra, abbiamo il prodotto chiaramente da primo prezzo, ma soprattutto col peso imposto, però abbiamo anche il banco tradizionale dove cerchiamo di dare servizio e anche il valore aggiunto con i preparati a base di carne fresca. Diciamo che questo è il misto. Quindi il cliente ci sceglie proprio per questo. È tanto vero che noi abbiamo delle realtà dove abbiamo il supermercato alla porta di fianco, lo stesso titolare del negozio al discount. Quindi ci sceglie proprio per la tipologia di assortimento e di servizio. I discount moderni, e soprattutto i leader Aldi e Lidl, in maniera differente dall'ultimo Eurospin, hanno trasformato la loro offerta nei freschi e anche nelle carni, l'ho detto ampiamente in questa sessione. Cito Aldi e Lidl perché l'hanno, come dire, approfondita molto, libero servizio ovviamente, ma in maniera piuttosto profonda ed anche di successo. Voi come rispondete a questa concorrenza così agguerrita? Diciamo che anche noi, proprio per cercare di far fronte ai competitor sulla piazza che sono molto agguerriti, come dicevo prima, abbiamo scelto intanto il discorso qualitativo. Noi trattiamo carni nazionali, quindi se vai nel discount, vai nel supermercato, vai nell'economy, è prodotto nazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire pollame, vuol dire suino. Chiaramente nel discount abbiamo cercato di trovare il prodotto nazionale di qualità al miglior prezzo e dare, come dicevo prima, un ampio assortimento e soprattutto a peso imposto, e lì abbiamo visto che portiamo a casa il migliore risultato. La nascita del terzo canale, che è l'Economy, è proprio per far fronte su alcune piazze dove abbiamo i competitor molto agguerriti di dare qualcosa in alternativa. Dov'è che la cooperativa Realco è molto forte? Nei freschi e soprattutto frutta, carne, salumi. E per quanto riguarda la carne, cosa abbiamo fatto? Nel canale Economy abbiamo la base comunque del discount, l'assortimento discount, però abbiamo enfatizzato tutto quello che è il discorso nel banco tradizionale. Quindi cosa cerchiamo di fare per far fronte ai nostri competitor? Proprio avere un discorso qualitativo nel tempo, al miglior prezzo e ampio assortimento. Questo è un po' il nostro cavallo di battaglia, e soprattutto l'altra cosa, essere molto attenti alle nuove abitudini del consumatore. Quello che si diceva prima, noi abbiamo una cosa estremamente positiva. Noi siamo una cooperativa di soci, i soci vivono in prima linea, cioè sono alle vendite. Quindi abbiamo il rapporto, come si dice, back to back nel breve tempo possibile. Quando noi proviamo dei prodotti, ad esempio ci sono diversi fornitori che sono presenti anche qua al forum, mi vengono a proporre dei prodotti innovativi. Il miglior test è nel discount, perché nel discount, io sono macellaio, quindi lo dico contro di me, però noi proviamo qualsiasi tipo di prodotto.
Cosa vuol dire? Che se l'addetto che fa l'ordine delle carni lo vende, lo torna a comprare perché il consumatore lo compra. Quindi noi siamo molto attenti, quindi tutto quello che sono le innovazioni noi le andiamo a buttare dentro, dopo ci serve il meglio da riportare nei supermercati. È tanto vero che anche nei supermercati siamo molto attenti ai prodotti innovativi su quel fronte qua, proprio perché ci serve per fare, come si dice, concorrenza al Lidl, a tutti questi competitor molto agguerriti, insomma, ecco. Beh, è molto interessante la tua risposta e devo dire anche inaspettata. Di solito c'è una certa ritrosia della distribuzione organizzata nei confronti del peso imposto per la shelf life. Insomma, il socio di solito ha paura a trattare il prodotto a peso imposto. Invece tu ne parli in termini entusiastici e addirittura trasferisci l'entusiasmo che ti proviene appunto dai tuoi soci. Quindi è un argomento molto interessante, da cui però deriva una mia domanda. Quanto è il peso del fatturato del peso imposto nel totale delle carni? Allora, per quanto riguarda, allora io posso, i dati direi recentissimi, diciamo che il peso imposto, partiamo dal discount. Il discount indicativamente il peso imposto viaggia intorno dal 40 al 50%, tutto quello che esce a peso imposto. È tanto vero che, come dicevo prima, è in fase di evoluzione. Negli ultimi 2 anni ho praticamente trasformato molti prodotti, ad esempio il petto di pollo a fette, il discorso hamburger e tutto il resto, a peso fisso, anche le fettine di bovino. E quello ha i risultati stanno dando ragione alla cooperativa, ma non a me, ma praticamente a tutta la base sociale. Tanto vero che nei nostri discount, prima si parlava di incidenza, l'incidenza nelle carni nel nostro discount è l'8%. E secondo me, io è qualche anno che sono in Realco, quando partirono i primi discount, l'incidenza delle carni era intorno al 2, al 3. Se adesso andiamo a vedere che l'incidenza del discount è l'8%, vuol dire che il consumatore che entra nel nostro discount apprezza molto l'assortimento e il peso imposto. Una parte però gli autovendenti, soprattutto il peso imposto nel bovino, nel suino e anche nell'aviconicolo, che come dicevamo prima, loro sono sempre stati precursori, pesa circa il 13% nel canale trade, e l'economy è una via di mezzo fra il canale trade e il canale discount e pesa indicativamente il 30-35%, quindi il peso imposto a casa nostra conta molto. È vero anche che nel supermercato però noi salvaguardiamo molto il discorso del servizio, come dicevo prima, della qualità, perché quando Formento parlava prima adesso del discorso della piemontese, noi quando siamo partiti 10 anni fa, no anzi forse qualche cosina prima, proprio per dare un valore aggiunto ai nostri reparti nel canale supermercati, abbiamo scelto la carne piemontese col consorzio Coalvi e tuttora l'abbiamo, però abbiamo visto che specialmente in un mondo dove si cerca sempre del prezzo e tutto il resto, noi cosa abbiamo fatto? Veniamo fuori dalla bagarre, abbiamo un prodotto qualitativo e diamo servizio al consumatore. Questo è la risposta che diamo ai competitor sulla piazza, specialmente nel canale supermercati. Questo ci viene dato soprattutto anche col discorso dei soci, perché se non avessimo i soci giorno dopo giorno che ci diano il feedback, non saremmo qua, insomma. Ecco, questo un po' in breve. Ecco, tutto qua. Ascolta, quando si parla di canale trade, lo abbiamo visto anche con i tuoi colleghi Simone Valli e Emanuele Mancini, si parla della centralità del banco servito e dell'importanza del rapporto relazionale tra il macellaio, che tu conosci bene, certo, e appunto il consumatore. Quanto è ancora strategico nel mass market retail italiano la figura del macellaio, del banco nei confronti della fidelizzazione del consumatore? Beh, io penso che specialmente nel canale trade il banco tradizionale è ancora quel banco comunque dove c'è all'interno il macellaio con la professionalità, però non dimentichiamoci che dietro al banco ci deve essere una persona professionale, perché se no è un boomerang. Se tu dietro dal banco tradizionale ci metti non un esperto macellaio, hai l'effetto opposto. Però noi abbiamo delle realtà dove abbiamo i banchi tradizionali, dove chiaramente nel banco tradizionale, proprio perché noi diciamo vieni da me perché noi ti diamo un prodotto di qualità, ti diamo il servizio, abbiamo la carne piemontese, abbiamo i preparati a base di carne fresca fatti internamente e in più andiamo a cercare i localismi. Bisogna essere molto attenti ai localismi, perché è vero anche
che bisogna avere il prodotto di qualità, però attenti ai produttori e fornitori locali, quelli che ti servono per fare proprio fronte ai competitor, perché se appiattiamo tutti che siamo tutti uguali, per quale motivo deve venire in un supermercato Sigma o in un discount? Proprio per quello lì il banco tradizionale in certe realtà, non in tutte, è veramente fondamentale se non strategico. In altre, sempre nel canale trade, noi abbiamo il murale self con le vasche davanti, l'operatore di dietro però non ha il contatto col pubblico. Però abbiamo sempre salvaguardando sicuramente il discorso qualitativo. Però nel canale trade il banco tradizionale è molto importante, come anche in alcune realtà nell'economy. Ad esempio, citavi tu prima il discorso dell'Eurospin e del Lidl. Noi come possiamo combattere l'Eurospin e il Lidl? Dove in quelle piazze c'è un grado di intensità molto alta di competitor, noi cosa ci differenziamo? Andiamo sul discorso dei freschi e facciamo il banco tradizionale, dove lì proponiamo il discorso qualitativo ed eventualmente il discorso dei localismi, insomma, molto importante, insomma. Perfetto. William, davvero preziosissima il tuo contributo, ti ringrazio a nome di tutta la platea. Saluto a tutti, grazie a voi. Bene, andiamo avanti. Mi fa molto piacere che chi sta ascoltando questo webinar rimanga concentrato dopo più di un'ora. Il numero degli ascoltatori rimane pressoché invariato rispetto a come quando siamo partiti, segno che l'argomento è interessante, probabilmente molto tecnico, molto legato alle relazioni GDO industria, ma è il taglio che stiamo dando all'interno di Cibus Lab, e su questo filone proseguiamo con il dottor Santini, direttore commerciale di Fileni, a cui do il benvenuto. Buonasera a tutti, non so se mi sentite, buonasera, Eccoci grazie qua. per l'invito. Grazie, vi leggiamo Marinelli, ma in verità è Simone Santini, Esatto, che è il direttore commerciale. Sì, esattamente. Bene, Jacopo allora, Marinelli è il nostro responsabile marketing. Perfetto, abbiamo parlato di commerciale, quindi ci fa molto piacere averla. Le faccio subito una domanda a bruciapelo, sì. Ma volevo condividere con lei qualche riflessione sugli interventi che abbiamo ascoltato, soprattutto l'ultimo di Paroli. Cosa ne pensa? Guardi, io credo una cosa, adesso al di là di tutto, i temi sono stati toccati, io poi purtroppo, come lei ben sa, mi sono dovuto inserire solamente a metà del percorso, certo, che avevo un problema, ma devo dire che al di là di tutto quello che è importante è che ci sia sempre il consumatore al centro. Ecco. Io credo che oggi uno dei percorsi evolutivi che tutte le industrie in qualche modo stanno vivendo con i rapporti con la GDO, visto che parliamo prevalentemente di GDO, è proprio quella di cercare di convincere i nostri partner di mettere il consumatore al centro di tutte quelle che sono le nostre azioni. E poi è lì l'unico modo per poter poi veramente instaurare questo dialogo diretto che serve proprio per massimizzare il valore dei prodotti che poi andiamo ad offrire. Io credo che dal punto di vista generale, io vengo da tutto un altro settore, sono arrivato in Fileni da poco più di 7 mesi, arrivo dal mondo della moda, dell'abbigliamento, dello sport, quindi per me quello che ho sentito, insomma, degli ultimi interventi è proprio l'idea che stiamo vivendo un po' una fase di trasformazione nelle relazioni anche con i nostri partner, e noi come industria in qualche modo dobbiamo cambiare il modo di fare business con i nostri partner, e cioè quella di cercare di mettere sempre al centro il consumatore. Io credo che sia questa un po' la chiave di volta che ci vede, la sfida che in qualche modo ci vede tutti i protagonisti dei prossimi anni. Io arrivo in ritardo a questo webinar e mi scuso ancora, proprio perché stavamo presentando il nostro piano a uno dei nostri clienti più importanti strategici, che immagino sia altrettanto importante e strategico per tanti altri interlocutori, proprio perché abbiamo cercato di cambiare un po' il punto di vista dell'attività negoziale, cioè decidiamo insieme cosa vogliamo fare per il consumatore. Non è più l'industria che vende al distributore, ma è industria e distribuzione che insieme trovano il modo per dialogare verso il consumatore. E quello che un po' tutti stiamo vivendo purtroppo in questi mesi non fa altro che accentuare ancora di più questa visione strategica, cioè il consumatore, che oggi sicuramente è diverso rispetto a qualche tempo fa, richiede per forza di cose un dialogo di valore completamente diverso. Ed è questo che io penso debba essere un po' il next step che l'industria e la distribuzione insieme devono per forza di cose fare,
se non vogliamo che sia poi Amazon domani a prendere le quote della distribuzione, perché poi è quello un po' quello che sta avvenendo per certi aspetti. Io dico questo perché arrivo da un settore in cui l'avvento dell'online, per esempio, quindi magari tocco un tema al quale magari già stava pensando di arrivare o comunque io credo che sia rilevante discuterne. Arrivo da un settore in cui fino a 5 anni fa non si pensava potesse essere così rilevante. Ci sono paesi nel mondo non della nostra industria, ma di altre industrie, dove da 5-6% la quota dell'online è diventata oltre il 50%. Questo perché? Perché chiaramente il consumatore che oggi noi, il consumatore con il quale noi cerchiamo di interagire tutti i giorni, è un consumatore più voluto, più informato e che pretende di avere delle informazioni più autentiche. Ecco, senta, proprio a tal riguardo, io le faccio subito una domanda. Qual è il ruolo di Fileni nel mercato delle carni? Il nostro ruolo è proprio quello che le dicevo prima, no? La nostra ambizione, più che ruolo, è quella di portare un valore di autenticità, cioè valore che parte dalla sostenibilità, perché la nostra strategia è fortemente incentrata su tutto ciò che è sostenibilità ambientale e sociale. Quindi il nostro ruolo è quello di essere un player totalmente sostenibile, o perlomeno questa è la nostra ambizione, e che venga visto appunto il brand Fileni non solo come un produttore di prodotti alimentari, ma in qualche modo che possa diventare a tendere un brand che ispira i consumatori sui temi legati alla sostenibilità ambientale e sociale. Ci tengo molto a dire questo proprio perché il nostro ruolo, cioè il ruolo che noi vogliamo ricoprire all'interno del mondo del carne è proprio questo. Ecco, per esprimere i valori che lei andava citando adesso al consumatore finale è necessaria un'attività di marketing rilevante. Domando quanto secondo lei è importante il packaging nel mondo delle carni? È molto importante perché il packaging oggi è una vera e propria piattaforma di comunicazione. Accennavo prima ai progetti per il 2021 e non solo, il tema della sostenibilità, dell'economia circolare, della filiera controllata diventano un asset nel momento in cui tu riesci a raccontarlo. Il packaging è uno di questi asset importantissimo, grazie alla realtà aumentata piuttosto che alle attività proprio di comunicazione che si possono sfruttare con i semplici QR code, ma anche con la realtà aumentata, si può davvero ingaggiare il consumatore nel raccontare quelle storie di autenticità. Quindi passi un po' da quello che è il classico storytelling allo story being, no? Come si dice in gergo marchettaro, e cioè in cui tu la storia che racconti è la tua storia e quindi deve emergere l'autenticità. Il packaging è il primo contatto diretto che tu hai col consumatore per fare questo, al di là di tutti gli investimenti di cui lei parlava. Però in realtà le do un piccolo dato che è molto rilevante. Il nostro NPS è più alto di quello dei nostri competitor. Quindi questo cosa sta a significare? Significa che il consumatore non solo ci apprezza in quello che facciamo, ma ci promuove. Quindi è un indicatore che per chi fa brand è veramente molto rilevante. Vuol dire che ci promuove. E perché ci promuove? Proprio perché riesce a comunicare con noi attraverso il packaging, perché quella sta oltre che la comunicazione istituzionale legata agli spot televisivi, però in realtà il packaging sta veramente dimostrandosi di essere una chiave, una piattaforma di comunicazione molto rilevante. Non a caso noi su questo abbiamo innovato moltissimo. Ecco, citavo nella mia introduzione, e glielo ripeto, ma cose per voi ovviamente scontate, le minacce che alcuni movimenti di pensiero hanno mosso contro il mondo delle carni e che hanno pesato nel passato, ma che sono definitivamente attenuate, insomma, viene da dire, soprattutto per la risposta che il consumatore ha dato in questo anno molto particolare per la sensibilità intorno al tema dell'ambiente e della salute. Faccio però questa domanda. Secondo lei e dal suo punto di vista, esistono ancora in questo senso delle minacce latenti? E qual è la miglior risposta che l'industria di produzione e trasformazione può dare a questo pensiero, a queste minacce che esistono, se esistono? Sì, esistono, nel senso che comunque c'è sempre grande focus intorno al mondo delle carni in generale. Io ci sono da poco, però mi è bastato per capire quanta attenzione ci sia su questo tema. Devo dire che noi stiamo cercando in qualche modo di rispondere con i fatti, cioè come?
Innanzitutto il nostro percorso sul biologico da 20 anni è la dimostrazione del fatto che si possono avere dei percorsi virtuosi, no? La nostra filiera è una filiera assolutamente virtuosa, soprattutto quella del biologico, perché chiaramente c'è un'attenzione al benessere animale che non avresti se non facessi quel tipo di attività. Quindi sicuramente noi riusciamo a rispondere a questi attacchi proprio manifestando e dichiarandoci come dire, in maniera proattiva su tutto il tema legato al benessere alimentare. Noi su questo stiamo facendo una serie di indagini, stiamo cercando di capire come fare per massimizzare ancora di più gli sforzi per far sì che tutti questi movimenti, tutte queste associazioni che sono fondamentalmente rivolte a garantire il benessere alimentare possano avere le informazioni necessarie per dimostrare il fatto che Fileni oggi su questo tema è veramente molto avanti. Il biologico ne è una conferma, ma non solo il bio, la questione legata agli allevamenti all'aperto, il pollo arricchito, che sono tutta una serie di tematiche che vanno incontro a quello che è l'European Chicken Commitment, cioè appunto una dichiarazione di intenti che l'Europa, queste associazioni fanno mettendo insieme tutta una serie di richieste alle aziende produttrici per far sì che si possa garantire e dimostrare che la filiera garantisce quelle attenzioni che oggi il consumatore soprattutto vuole, ma che anche molti dei nostri partner, dei nostri clienti più strategici stanno cominciando a richiedere. Quindi è un po' un fil rouge, in qualche modo si collega. Certo bisogna stare molto attenti perché a volte arrivano delle richieste che non sono realizzabili dal punto di vista proprio del processo produttivo, ma che di certo vanno prese con grande attenzione perché c'è anche del buono dietro un certo tipo di richieste, proprio perché la richiesta di maggior qualità, di benessere animale, in qualche modo matcha esattamente anche con l'attenzione che il consumatore sta dando a questo tipo di filiera. Perfetto, perfetto. Dottor Sattini, è stato molto interessante, molto utile il suo contributo, la saluto e la ringrazio. Grazie. Buonasera. Bene, allora, ci avviamo alla conclusione di questo webinar. Siamo ancora moltissimi, mi fa piacere, è segnale che il webinar ha funzionato, che è stato interessante. Sì, lo ammettiamo, è un punto di vista che non tratta alcuni temi, che probabilmente quando si parla delle carni in questo momento poi è centralissimo, ma noi, insieme a Fiere di Parma, GDO News e ai RAI, siamo concentrati, in questo webinar come in tutti, nel parlare di categorie merceologiche legate al mass market retail. È un colloquio per addetti ai lavori, così è stato, secondo me è stato molto interessante, molto tecnico, però questo è la linea che abbiamo deciso di dare e che seguiremo anche per il prossimo anno. Mi sembra opportuno a tal riguardo menzionare che il programma del programma editoriale di Cibus Lab è stato realizzato anche per il 2021 e tra poco verrà pubblicato. Si affronteranno tantissime categorie merceologiche, saranno tantissimi gli ospiti italiani, ma soprattutto ospiti internazionali ai nostri webinar. La nostra industria nazionale, il mass market retail italiano e il mass market retail internazionale. Il prossimo webinar è il 10 di dicembre e si parlerà di olio extravergine di oliva. Iscrivetevi, andate alla pagina Cibus Lab, il webinar, cercate la categoria olio extravergine e registratevi per partecipare alle ore 15 del 10 di dicembre. Spero che sia stato di gradevole ascolto per tutti voi. Andrea Meneghini, Fiere di Parma Cibus, AIRAI e GDO News vi salutano e vi danno appuntamento al 10 di dicembre. Saluti a tutti e grazie a tutti i partecipanti. Scusate, no, una cosa, abbiamo, mi viene detto dalla regia, un contributo molto interessante che noi pensavamo di mettere registrato, invece vi tengo ancora, 10 se ne sono andati, spero che ritornino, un contributo molto interessante di Martini Alimentare e di Gianni Ceccarelli. Ascoltatelo, perché Gianni Ceccarelli dice relativamente ai format un concetto molto molto interessante. Pochi minuti, ascoltatelo e poi ci salutiamo definitivamente. Prego la regia di mandarlo in onda. Benvenuto a Gianni Ceccarelli di Martini Alimentare al terzo webinar di Cibus Lab, in collaborazione tra Cibus, GDO News e AIRAI. Benvenuto Gianni al nostro web. Buongiorno.
Allora, parliamo di carni. Martini, chi è Martini Alimentare sul mercato, detto in 3 parole? Martini Alimentare chi è? È un'azienda, noi ci teniamo molto a questo, è un'azienda intanto che ha 100 anni di storia, quindi è un'azienda importante, una delle pochissime aziende a filiera verticale integrata su 3 specie animali, suino, pollo e coniglio. Quindi gestiamo filiera verticale tutti i passaggi dalla zootecnia fino al prodotto finito, carni 100% italiane. La diffidenza che c'era nel consumatore fino a qualche anno fa, lei la considera esaurita? Il consumatore oggi come vede le carni e le vostre carni? Io credo che negli anni abbiamo avuto diverse vicissitudini, abbiamo avuto diversi scandali alimentari, abbiamo avuto svariate possibilità per far capire dove e che cosa stavamo facendo. Quindi io credo che questi grandi problemi che ci sono stati nel settore che noi presidiamo ci abbiano permesso di poter spiegare al consumatore semplicemente quello che stavamo facendo con un'estrema chiarezza, farlo sentire tranquillo, farlo sentire certo di quello che mangiava, quello che portavamo sulla tavola tutti i giorni, con una sicurezza molto importante, considerando che soprattutto per le specie animali che l'azienda propone sul mercato, stiamo parlando di un completamente autosufficienti e 100% italiane. Quindi l'evoluzione che il consumatore ha portato anche un'evoluzione del trade, della grande distribuzione. Cosa ha fatto la grande distribuzione secondo lei per saper cavalcare questa nuova fiducia del consumatore? Intanto negli ultimi anni se osserviamo il banco, negli ultimi anni è cambiato in maniera molto importante, basti pensare a tutti i concetti di filiera, a tutti i concetti di crescita del banco sotto l'aspetto degli item. Oggi se guardiamo ci sono degli item di filiera estremamente importanti, andiamo dalla produzione fino all'antibiotico resistenza, al benessere animale. Se guardiamo il banco rispetto a quando io ho iniziato a fare questo lavoro, oggi abbiamo molte più garanzie o quantomeno riusciamo a trasferire al consumatore molte più informazioni che lui sente la necessità di riscontrare di fronte a un banco rispetto a tanti anni fa. Questa io la chiamo sicurezza, consapevolezza e sicurezza. Quanto è importante l'innovazione nel mondo delle carni? Moltissimo, questo è il mio punto di vista, moltissimo. Oggi ci troviamo di fronte a un consumatore che cambia continuamente, che evolve continuamente, un consumatore molto consapevole, molto esigente, ma con tanta voglia di cambiare, di provare, di cambiare degli schemi, dei preconcetti anziani della carne. Oggi credo che le aziende come la nostra, come le aziende che presidiano questi mercati, soprattutto sul mondo moderno, abbiano la necessità in primis, ma soprattutto l'obbligo di continuare a innovare, di presentare prodotti con tanto contenuto di servizio e un altissimo livello di innovazione. Per me è molto importante. Parlando di grande distribuzione, non si può non notare negli ultimi anni una grande crescita del canale discount, e questa crescita va di pari passo con la crescita delle loro quote di mercato dentro il mondo dei freschi, anche dentro le carni. Lei considera aggiornata l'offerta dei discount moderni, quelli attuali? Quello che posso vedere e che posso toccare con mano è che effettivamente oggi questo canale ha una velocità di esecuzione impressionante. Decidono molto velocemente, sanno in maniera ben precisa dove vogliono andare. Il livello di innovazione, in questo caso, tornando alla domanda precedente, è richiesto un livello di innovazione molto importante. Stanno crescendo tanto e basti pensare alla grande implementazione dei loro banchi. Oggi, o al numero delle referenze, oggi è un canale che sta trainando molto forte, ma li vediamo veramente.
li vediamo con un atteggiamento rapido, veloce, decisionista, pronti a cambiare, pronti all'innovazione, poco dubbiosi anche ed eventualmente di cambiare le traiettorie che hanno predefinito, qualora si dovessero accorgere che non hanno la desiderata sperata. Vedo un canale che è veramente molto dinamico. Pre e post Covid, la carne è stata una delle categorie che maggiormente è cresciuta nell'ambito e nel panorama generale delle grande distribuzione. Eppure, lo dicevamo prima, era una categoria che probabilmente una parte dei consumatori, meglio dire, una parte dell'opinione pubblica avrebbe crocifisso qualche anno prima, proprio perché era a danno dell'ambiente, consumi e soprattutto dubbia qualità nella salute dell'essere umano. Non è così, non è stato così. Che cosa avete fatto voi dell'industria per convincere un consumatore che in un momento così delicato sulla carne ci si poteva credere? Cosa abbiamo fatto? Noi dovremmo essere, io dico sempre, tutti molto bravi a fare capire al consumatore cosa facciamo e quale amore mettiamo tutti i giorni per il lavoro che facciamo. Spesso siamo attaccati, mi passi questo termine, spesso siamo attaccati dai media, degli opinion leader importanti, dove ci quasi demonizzano per quello che noi facciamo. Noi non dobbiamo utilizzare le stesse armi con le quali siamo attaccati, noi dobbiamo semplicemente aprire le aziende e spiegare alla gente qual è l'amore che mettiamo verso quello che facciamo, ma non solo sull'operato, ma sugli stessi animali. Cioè, lei basti pensare che oggi un'azienda come la nostra Filiera Integrata lavora in maniera importantissima, trasversalmente, dalla zootecnia alla Martini Alimentare, sul progetto del benessere animale, ma questo è un'esigenza che sente in primis Fabio Martini, in quale presidente dell'azienda. Abbiamo l'assoluta necessità di spiegare al consumatore, siamo riusciti forse a spiegare al consumatore cosa facciamo. Quindi a discapito di chi purtroppo, ahimè, non vede l'ora di discreditare un settore che in realtà opera in maniera importante con dei concetti aziendali molto importanti, e questo secondo me il consumatore è riuscito a percepirlo. Cosa c'è negli obiettivi di Martini Alimentare per il 2021? Allora, l'obiettivo principale chiaramente è quello di una crescita. Nessun imprenditore, nessun manager d'azienda può pensare di, come dico sempre io in tutte le riunioni, di non alzare tutti gli anni l'asticella, solo così ci miglioriamo. Martini ha due item molto importanti e molto, diciamo, sono stati determinanti nella crescita che ha avuto negli ultimi anni, e sono la massima flessibilità di un'azienda con un DNA importante, cioè un'azienda che opera su 3 business di carne, suino, pollo, coniglio, con un assortimento completo che va dalle carni fresche ai salumi e ai prosciutti stagionati 100% Italia. Questo ci permette, con una profondità d'assortimento così ampia e con una caratteristica di DNA così strutturata, di essere un interlocutore importante per diversi player italiani. Perfetto. Abbiamo ascoltato Gianni Ceccarelli, direttore commerciale della Martini Alimentare. Lo ringraziamo per il contributo. Un saluto da Cibus Lab. Grazie a voi, arrivederci. Bene, ritorniamo in diretta. Secondo me è stato molto interessante il contributo di Gianni Ceccarelli a chiusura del nostro evento. Devo dire, una volta di più, il mondo delle carni è molto vivo, la rivincita delle proteine si è compiuta, e vedremo nel prossimo futuro se la grande distribuzione nella sua competizione orizzontale riuscirà a portare ancora aggiornamenti di numeri che diano soddisfazioni al mercato. Con questo io vi saluto, ci vediamo il 10 di dicembre con l'olio extravergine di oliva, le grandi industrie del mercato italiano, grandi retailer italiani ed internazionali. A tutti ciao da Andrea Meneghini, da Cibus Lab, da Fiere di Parma, Airai e GDO News. Ciao a tutti.